Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Finalmente ho deciso di potenziare il mio Xiaomi Mi 365 Pro, dato che il percorso che faccio per andare a lavorare è pieno di salite, quindi ho deciso di potenziarlo per avere più ripresa e più potenza. Ovviamente questa modifica va ad aumentare anche la velocità, tipo 40 km/h, ma lo scopo di questa modifica non di certo per andare a 40 km/h, è solo per avere più potenza per fare certe salite. Vi ricordo sempre che il limite massimo di velocità è di 25 km/h. E ora vi faccio vedere tutto quello che ci può servire per fare questa modifica. Per primo abbiamo una batteria 2S di un voltaggio totale 8.4 quando le celle sono cariche. Poi abbiamo dei supporti in 3D per rialzare la bidana, compreso delle vite più lunghi. Poi dobbiamo fare le ultime due cose che sono di molto fondamentale. Per primo il firmware, che dobbiamo rigenerare un firmware con il nuovo voltaggio, non è più di 36 ma di ben 43.2 volts. Chi non lo sa fare, non l'ha mai fatto, vi lascio poi il file sul nostro canale Telegram Ricambio Monopattini Elettrici. Per secondo dobbiamo rinforzare tutte le piste della centralina per evitare che si brucino le piste. Poi vi ricordo che potete trovare tutto quello che vi serve riguardo alla modifica su scudiero.it. Ora passiamo all'opera. Eccoci qua ragazzi, abbiamo smontato la centralina, ora vi faccio vedere le piste da rinforzare. Le piste da rinforzare sono queste qua, sono tutte le piste dei MOSFET, questa una sotto e questa qui sopra. Come vedete abbiamo rinforzato tutte le piste. Ora invece passiamo a montare il tutto. Prima di mettere la centralina mettiamo anche un po' di pasta termica all'interno della pedana, sotto la centralina. Mettiamo un po' anche sotto la centralina. E ora montiamo il tutto. Ora invece passiamo a collegare la batteria, che è dotata di connettore apposta per metterla in serie con quella originale. Una volta fatto ciò,
passiamo a fissare la batteria con del nastro biadesivo. Fatto ciò, passiamo a mettere il rialzo piedana, il supporto in 3D, e andiamo a fissare anche lo spinotto della ricarica della batteria, che questa batteria viene ricaricata a parte. Questo è il nostro supporto. Io il foro l'ho già fatto con la punta di 10. Ora andiamo a fissare lo spinotto. Vedete qua che ha una vite, non fate altro che fate fuori con la punta da 10 e poi avvitarlo. Poi magari dall'interno gli date un po' di colla a caldo, anche per evitare che trafili un po' d'acqua o qualcos'altro. Ora passiamo a fissare tutti i cavi e metterli in ordine. Io ho preso delle fascette piccole andiamo a collegare la batteria. Fatto ciò, ora passiamo a chiudere il tutto. Eccoci ragazzi, finito di montare la batteria, faccio vedere come si installa il firmware. Allora ragazzi, ora vi faccio vedere come si fa a installare il firmware. Io purtroppo ho fatto una cavolata e non l'ho installato prima di collegare la batteria, e che vuol dire che ora quando vado a accendere il monopattino mi dà errore 24. Sarebbe meglio installare prima il firmware e poi collegare la batteria. Si accende, sentite che dà errore, noi andiamo a connettere subito il monopattino al Bluetooth, poi check ver, open bin, andiamo su download e selezioniamo il nostro firmware, poi flash pin. Ora ha già smesso perché sta installando il firmware. Ecco, una volta ci dà done e il firmware è già installato, infatti ora non segna più errore 24, vuol dire che è tutto a posto.
mettiamolo in carica. Vedete, quando viene messa in carica la luce diventa rossa e quando è carica diventa verde, come sul classico caricabatteria Xiaomi. Mettiamo in carica anche la batteria originale, quella da 36. Vedete la spia verde e ora rossa. Ok, lasciamola riposare un pochino. Quando sono cariche le batterie facciamo il test. Eccoci qua ragazzi, dopo aver caricato al 100% le batterie ho deciso di fare il primo test nella salita dove si è fatto la prima recensione del Cabot Mantis 500, così per farvi rendere l'idea di che salita stiamo parlando. Allora, detto ciò ragazzi, ora facciamo una prova. Direi che più di così non si può fare, però niente male ragazzi, niente male, siamo riusciti a fare un bel tratto. Comunque questa cosa è ottimale, anche perché se vi ricordate questa salita è la stessa salita quando si è fatto la recensione del Mantis. Ci manca praticamente pochissimo arrivare in cima, direi ottimo, niente male. E siamo riusciti a fare un bel tratto grazie a questa modifica che si è fatto. Questo è tutto ragazzi, vi invito come sempre di iscrivervi al canale e lasciare tanti like. Alla prossima, ciao!